Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi facciamo insieme una nuova sciarpina Bactus ad uncinetto. Questo è un progetto super semplice che ho pensato per tutti i principianti che mi seguono. Alle volte mi dite che non ci sono progetti per principianti, questo è un progetto per principianti, ma ovviamente anche per uncinettine e uncinettini esperti. È una piccola Bactus, una sciarpina che si può portare normalmente, oppure voi l'avrete già visto dalle foto, in maniera un po' particolare grazie a questi forellini, e alla fine del video vi mostro come indossare, se dovesse servire, questa sciarpina. Questa piccola Bactus l'ho fatta utilizzando un solo gomitolo di filo, sono 100 grammi, ho avanzato solo questo, e sul lato lungo è lunga circa 120 cm, quindi potete portarla così un po' particolare con i forellini oppure con una sciarpina normale, come preferite. E nel tutorial appunto vi do anche questa opzione, potete lavorarla normale, tutta uguale fino alla fine, oppure fare questi fori per indossarla come avete visto nelle foto. Io vi devo dire che mi sono innamorata di questa sciarpina, ma soprattutto del filato. È un lavoro veloce da fare, perfetto per noi ovviamente, ma anche come regalo, per esempio anche per la festa della mamma che è in arrivo. I colori parlano da soli, è un filato meraviglioso, super consigliato per i principianti perché è ben ritorto ma rimane comunque morbido. Si chiama Prezioso. È 100% cotone Macò gasato e mercerizzato, sono gomitoli da 100 grammi e ogni gomitolo è lungo 250 metri. Sono consigliati ferri uncinetti da 3-3,5 mm e io ho usato un uncinetto da 3,5 mm. Questo è un filato di un filo di passione, di cui vi ho parlato anche nel video di recensione di filati di un paio di settimane fa. E se volete acquistare questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Passione, dove potete trovare questo filato in tantissime nuance di colori diverse, una più bella dell'altra. Vi ricordo che per fare la Bactus così come l'ho fatta io vi basta un solo gomitolo. Se invece volete fare una Bactus grande, normale, senza i forellini per infilarla e indossarla come avete visto nelle foto, prendete 2 gomitoli e fate una bella Bactus grande. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale, un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo questo filo sotto al cappietto, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. Lavoriamo 4 catenelle, la prima è la catenella di base in cui lavoriamo la riga 1, le altre 3 catenelle rappresentano il primo punto alto della riga. Lavoriamo altri 2 punti alti nella prima catenella. Nella riga 1 quindi ci sono 3 punti alti, il primo è quello che abbiamo sostituito con le catenelle e se volete nell'ultima catenella potete mettere un marker per segnare il primo punto della riga. Giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di punti alti, un punto alto nel primo punto che sostituiamo con 3 catenelle. Poi lavoriamo 2 punti alti nel prossimo punto e 2 punti alti allungati nell'ultimo punto, che è quello in cui abbiamo messo il marker. Per il punto alto allungato, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo e anziché passare tramite 2 fili, come facciamo per il punto alto,
Per il punto alto allungato portiamo fuori il filo, passiamo tramite 1, poi tramite 2 e tramite 2, e in questo modo abbiamo un punto un po' più alto e ne lavoriamo un altro. Giriamo il lavoro ed ora vediamo le due righe che ripetiamo per tutto il lavoro. Nel primo punto lavoriamo un aumento, un punto alto allungato che sostituiamo con 4 catenelle e un altro punto alto allungato nel primo punto. Anche nel secondo punto lavoriamo un aumento, cioè 2 punti nello stesso punto. In questo caso i 2 punti che lavoriamo sono una catenella e un punto alto. Poi lavoriamo una catenella, saltiamo un punto e lavoriamo una diminuzione di punti alti tra gli ultimi 2 punti della riga. Entro nel punto, porto fuori il filo, chiudo 2, entro nell'ultimo punto che è sempre quello che abbiamo sostituito con le catenelle nella riga precedente, e se volete potete sempre segnarlo con un marker. Portiamo fuori il filo, chiudiamo 2 e chiudiamo questi 2 punti insieme. Questa possiamo chiamarla riga 1 ed è una delle 2 righe che ripeteremo per tutto il lavoro. Iniziamo con un aumento in cui lavoriamo 2 punti alti allungati, poi ancora un aumento in cui lavoriamo una catenella e un punto alto, poi una catenella, salto un punto e una diminuzione di punti alti. Ed ora vediamo la riga 2. Nella riga 2 iniziamo con una diminuzione, quindi 2 punti alti chiusi assieme. Il primo punto alto non chiuso lo sostituiamo con 2 catenelle e ne iniziamo un altro nell'archetto. Chiudo 2 e adesso chiudiamo insieme. E questo è il primo punto della riga, e se volete potete segnarlo con un marker. E poi lavoriamo un punto alto in ogni punto fino a 2 punti dalla fine della riga. Nel punto alto e nell'archetto. Quando arriviamo a 2 punti dalla fine della riga, nel penultimo punto lavoriamo un aumento di punti alti, cioè 2 punti alti, e nell'ultimo punto lavoriamo un aumento di punti alti allungati. E questa è la riga 2 che ripetiamo per tutto il lavoro. Iniziamo con una diminuzione che è sempre rappresentata da 2 catenelle e un punto alto nel successivo punto, e questo è il primo punto della riga. Poi lavoriamo un punto alto in ogni punto e negli ultimi 2 punti lavoriamo degli aumenti. Nel penultimo punto lavoriamo 2 punti alti e nell'ultimo punto 2 punti alti allungati. Quindi adesso giriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo la riga 1. Nella riga 1 lavoriamo gli aumenti all'inizio della riga. Nel primo punto lavoriamo 2 punti alti allungati, sostituiamo il primo con 4 catenelle e ne lavoriamo un altro. Lavoriamo un aumento anche nel prossimo punto, lavorando una catenella e un punto alto nel prossimo punto. E da qui in poi ripetiamo una catenella, salto un punto alto, fino a 2 punti dalla fine della riga. E quando arriviamo a 2 punti dalla fine della riga, lavoriamo una diminuzione.
e ogni volta abbiamo una ripetizione in più nella riga. Giriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo la riga 2. Nella riga 2 iniziamo con la diminuzione. 2 catenelle e un punto alto nel prossimo punto, e questo è il primo punto. Sono 2 punti alti chiusi assieme, ma sostanzialmente il primo punto della riga è il punto alto che lavoriamo nell'archetto. Poi lavoriamo un punto alto in ogni punto fino a 2 punti dalla fine della riga, lavorando nei punti alti e negli archetti, e alla fine della riga lavoriamo gli aumenti. 2 punti alti nel penultimo punto e 2 punti alti allungati nell'ultimo punto. E queste sono le 2 righe che ripetiamo per completare tutto il lavoro. In una riga iniziamo con gli aumenti. Nel primo punto lavoriamo 2 punti alti allungati. Il primo lo sostituiamo con 4 catenelle. Nel secondo punto lavoriamo un altro aumento, cioè aumentiamo un punto, e in questo caso lavoriamo una catenella e un punto alto. E poi iniziamo la ripetizione. Una catenella, salto un punto alto, una catenella, salto un punto, finché non arrivo agli ultimi 2 punti della riga, e in questo caso siamo già arrivati, e negli ultimi 2 punti lavoriamo una diminuzione. Poi giriamo il lavoro e lavoriamo l'altra riga. Nell'altra riga iniziamo con la diminuzione, e per la diminuzione lavoriamo 2 catenelle e un punto alto nell'archetto, e il punto alto che lavoriamo nell'archetto è il primo punto della riga. Poi lavoriamo un punto alto in ogni punto fino a 2 punti dalla fine della riga, dove lavoriamo gli aumenti. Nel penultimo punto 2 punti alti e nell'ultimo punto 2 punti alti allungati. Lo vediamo di nuovo insieme e poi andiamo avanti a ripetere queste 2 righe finché non raggiungiamo la grandezza che vogliamo per la nostra sciarpa. Iniziamo con l'aumento, 4 catenelle per il primo punto alto allungato e un altro punto alto allungato nel primo punto. Una catenella, un punto alto nel prossimo punto, e questo è il secondo aumento. Da 2 punti che avevamo ne abbiamo 4. Una catenella, salto un punto alto, una catenella, salto un punto alto, una catenella, salto un punto e mi mancano solo 2 punti, e quindi tra questi 2 punti lavoro la diminuzione. Giriamo il lavoro e, visto che abbiamo finito la riga precedente con la diminuzione, iniziamo la prossima con la diminuzione. 2 catenelle, un punto alto nell'archetto, e questo è il primo punto della riga, e un punto alto in ogni punto fino a 2 punti dalla fine della riga. E negli ultimi 2 punti lavoriamo gli aumenti. 2 punti alti nel penultimo punto e 2 punti alti allungati nell'ultimo punto.
e andiamo avanti a ripetere queste 2 righe fino a raggiungere la lunghezza che vogliamo per la nostra Bactus. Sono andata avanti a lavorare e se volete potete andare avanti come avevamo detto, cioè ripetendo la riga 1 e la riga 2 per tutto il tempo che volete per raggiungere la grandezza desiderata per la vostra Bactus, oppure se volete vi propongo un'alternativa un po' più particolare. Io ho solo un gomitolo e potrei finirla così come abbiamo detto, come una mini Bactus, però appunto vi do un'alternativa. Ho ripetuto la riga 1 e la riga 2 per 36 volte in totale e l'ultima riga con i forellini ha in totale 37 forellini. Voi potete andare avanti quanto volete, non è importante questo. Comunque, se volete fare come la faccio io, quando arrivate verso la fine del gomitolo, quando manca proprio poco, l'ultima riga con i forellini, quella in cui lavoriamo un punto alto, una catenella, salto un punto, la lavoriamo in maniera diversa. E adesso vi mostro come. Iniziamo la riga normalmente lavorando 2 punti alti allungati nel primo punto, una catenella, un punto alto e poi ripetiamo per 3 volte una catenella, salto un punto alto. Ed ora vediamo la ripetizione che lavoriamo per tutta la riga. Lavoriamo 5 catenelle, saltiamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto lavoriamo un punto alto e ripetiamo 4 volte una catenella, salto un punto alto. E questa è la ripetizione che ripetiamo: 5 catenelle, salto 5 punti, un punto alto e poi una catenella, salto un punto alto per 4 volte. Ripetiamo questa ripetizione tutte le volte che ci sta nella nostra riga, perché non è detto che abbiate lavorato lo stesso numero di righe che ho lavorato io, non importa. Intanto andiamo avanti a ripetere questa ripetizione tutte le volte che ci sta. Nel mio caso, per esempio, ho ripetuto la ripetizione che abbiamo visto insieme per 4 volte. 1, 2, 3, 4. La quinta volta non ci sta per intero perché non ho abbastanza punti per lavorare le 4 caselle, chiamiamole così. Non importa, voi quando arrivate alla fine della riga lavorate la ripetizione una catenella, salto un punto alto tutte le volte che ci sta e poi alla fine finiamo con la diminuzione come abbiamo sempre fatto. Nel mio caso, per esempio, ho 3 spazi alla fine della riga anziché 4, non importa. Giriamo il lavoro, iniziamo la riga normalmente con la diminuzione e poi lavoriamo un punto alto in ogni punto alto, un punto alto negli archetti, come abbiamo fatto fino a qui. E negli archetti di 5 catenelle vi consiglio di lavorare i punti alti nelle catenelle. 5 catenelle, 5 punti alti. In questo modo i punti rimarranno più stabili. E poi andiamo avanti a lavorare tutto il resto della riga come abbiamo lavorato per tutto il lavoro, un punto alto in ogni punto e poi alla fine lavoriamo normalmente gli aumenti. Alla fine il filo mi è bastato per lavorare
un'altra volta la riga 1 e la riga 2 dopo che abbiamo fatto i forellini. Voi potete lavorare in questo modo oppure lavorare la riga con i forellini una ripetizione più su. Potete fare come volete a seconda di come volete che venga la sciarpa. Io l'ho provata e a me piace così, quindi la finisco così. Non ho avanzato quasi niente di filo, questo è quello che mi avanza. Una volta che abbiamo finito l'ultima riga, che sarà comunque una riga di un punto alto in ogni punto, vi consiglio, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E con un ago senza punta nascondiamo la codina di filo attraverso i punti. Allo stesso modo nascondiamo la codina di filo di inizio lavoro. E la sciarpina è pronta e vi devo dire che mi piace tantissimo. I colori parlano da soli e il filato è stato meraviglioso da lavorare come immaginavo. Quindi prezioso, super promosso e super consigliato. Questa lavorazione, come vedete, tende ad arrotolarsi sia all'inizio che alla fine della riga e a me piace così perché dà, diciamo, una finitura al lavoro. Ma se voi volete che il lavoro non si arrotoli, fate qualche riga in meno e fate tutto un giro di punti bassi intorno e il lavoro rimarrà piatto. Se avete fatto come me questi forellini, per usare la sciarpa, diciamo, potete usarla normalmente girandola intorno al collo ed è sufficientemente lunga. Alla fine la sciarpa è lunga più di 120 cm, quindi è lunga a sufficienza per fare un giro abbondante. Ma se invece volete usarla così con i forellini come abbiamo fatto, la mettete intorno al collo e il lato dell'inizio, il lato sottile, lo infilate dentro e fuori per questi buchi che abbiamo fatto, senza paura. In questo modo, e qui potete arricciare quanto volete, tirare quanto volete, lasciando la codina libera oppure ripassandola all'interno di un buco. Insomma, si può giocare con questa sciarpina che mi piace tantissimo, ma ovviamente aspetto di sapere cosa ne pensate voi. Fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. E se rifate questa sciarpina Bactus, mi raccomando, ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!